A partire da oggi Mattias Vecino non è più un calciatore dell'Inter. Non è una novità visto che da tempo, da mesi ormai, si sapeva che il calciatore sarebbe andato in scadenza senza rinnovare il contratto che lo legava sino al 30 giugno, sino a ieri sostanzialmente, con l'Inter. Lo stesso calciatore uruguaiano aveva annunciato l'addio definitivo al club nerazzurro a fine maggio, con un messaggio anche un tantino polemico, ricordando però i bei momenti passati con la maglia nerazzurra e soprattutto ringraziando, ecco, i tanti tifosi per il grande affetto che ha ricevuto, soprattutto nei primi 3 anni della sua esperienza con la maglia dell'Inter. Nelle ultime ore sono arrivate anche parecchie critiche nei confronti di Vecino, a mio giudizio ingiustificate. Per questo motivo abbiamo voluto dedicare un video ad un calciatore che nelle ultime 2 stagioni, è vero, ha sofferto tantissimo. Già al primo anno con Conte aveva avuto dei problemini con un serio infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per diverso tempo, però per quello che ha fatto, specialmente nel primo biennio nerazzurro con Luciano Spalletti in panchina, meritava un video, un ringraziamento. Mattias Vecino. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento, questo nuovo contenuto dedicato a chi ci segue sia su YouTube in video, sia per chi ci segue in podcast. Parliamo dunque di Mattias Vecino e della sua esperienza all'Inter. In 5 cartoline abbiamo selezionato di fatti 5 tappe del calciatore uruguaiano. Prima però partiamo con questa scheda di Transfer Market, abbastanza particolare perché da oggi, primo luglio, non è più un calciatore dell'Inter, Mattias Vecino, lo vediamo qui, fa uno strano effetto, dopo 5 anni con la maglia nerazzurra è svincolato il centrocampista, classe 1991, arrivato all'Inter nell'estate del 2017, pagato ben 24 milioni di euro dalla Fiorentina. Ricordo questa trattativa voluta fortemente da Luciano Spalletti, una trattativa anche abbastanza lunga. Spalletti voleva particolarmente questo giocatore che arrivò insieme a Borca Valero, per cui una coppia dalla Fiorentina che già si conosceva particolarmente, che effettivamente con Spalletti in panchina ha fatto davvero grandi cose, riportando in quella stagione l'Inter in Champions League, e non è banale, per quello non solo che ha rappresentato poi nel corso degli anni, quello è stato sostanzialmente l'inizio di un progetto vincente da parte dell'Inter che arriva ad oggi, ma soprattutto quello che ha rappresentato lo stesso Mattias Vecino. Questa è la prima cartolina, la prima tappa che abbiamo voluto selezionare, Vecino e Luciano Spalletti, vale a dire Vecino con l'allenatore che lo ha voluto più di tutti, per il quale ha spinto, invogliato il club nerazzurro a spendere, a investire ben 24 milioni di euro, una cifra importante. Già qualche anno fa era già quell'anno, in quella stagione era particolarmente importante. L'Inter grandissimi investimenti sino al 2017, dopo il triplete non ne aveva portati avanti, per cui ci credeva tanto in Mattias Vecino ed effettivamente, quantomeno per i primi 2 anni e mezzo, è stato ripagato il club. Questa era la prima cartolina, la più bella forse, però, anche se qui può nascere un vero e proprio ballottaggio, anzi ne approfitto per chiedervi nei commenti quale secondo voi è stato il miglior momento di Mattias Vecino con la maglia dell'Inter. Ovviamente c'è questo qui, siamo nel maggio del 2018, Stadio Olimpico, l'Inter pareggia 2-2 con la Lazio, chi va a segnare il gol del 3-2, anzi del 2-3, visto che l'Inter giocava in trasferta, che vale la Champions League in un match, in uno scontro diretto tra Inter e Lazio, è proprio lui. Mattias Vecino che fa esplodere i tifosi nerazzurri. Questa immagine è davvero iconica, tutti noi rivediamo in questa immagine il ritorno finalmente dopo tantissimi anni dell'Inter in Champions League. In questo gesto si toglie la maglia e via sotto la curva dei tifosi nerazzurri e tutta la squadra, tutti i compagni che arrivano in pochissimi secondi a festeggiare con lui. Questa non so se questa è la rete più importante, forse sì in realtà, perché da lì inizia la cavalcata dell'Inter verso lo scudetto della scorsa stagione, verso la Coppa Italia e la Supercoppa di quest'anno. Di fronte c'era proprio Simone Inzaghi ad essere beffato, perché la Lazio con l'Inter si stava appunto giocando il quarto posto, un quarto posto per la Lazio rovinato da Mattias Vecino. Tra l'altro fatemi sapere se preferite questa immagine, quindi di Lazio-Inter, o se preferite quest'altra immagine che ha fatto esplodere San Siro qualche mese più tardi, neanche troppo tardi, Inter-Tottenham. Questo è il gol del 2-1, l'Inter
in rimonta contro il Tottenham, perdeva 1-0, prima il pareggio di Mauro Icardi, una rete splendida su assist di Asamoah, e poi ancora una volta Matias Vesino, sempre su calcio d'angolo, sempre di testa, gol del 2-1, e qui davvero ha fatto esplodere San Siro. Come importanza, personalmente direi che il gol contro la Lazio è stato sicuramente più decisivo, perché riporta l'Inter in Europa, e sappiamo anche, non solo per il prestigio, ma anche da un punto di vista economico, quanto sia importante. Questo però secondo me sanciva la prima partita dell'Inter dal ritorno in Europa, San Siro strapieno come non si vedeva da anni in un match così importante, è sempre lo stesso Vesino che va a replicare un gol strepitoso, sempre di testa. Forse questo l'abbiamo vissuto diversamente, soprattutto perché ha avuto la fortuna di essere allo stadio una vera e propria bolgia. Quindi vi invito intanto a commentare, voglio sapere se vi è rimasto più impresso questo gol contro il Tottenham o quello contro la Lazio. Ne riparleremo comunque anche nella live di questo pomeriggio, sempre dalle 19:30, sia su YouTube che su Twitch. Per commentare la live dovrete essere iscritti, per cui vi invito chiaramente ad iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter e lasciare anche un like a questo video. Le prime 3 cartoline di Matias Vesino: Spalletti, gol contro la Lazio e gol contro il Tottenham, rappresentano probabilmente le orme più profonde che ha lasciato a Milano, nell'esperienza nerazzurra, Matias Vesino. Il calvario inizia con la sua terza stagione in maglia nerazzurra, l'addio di Luciano Spalletti, che era stato un po' lo sponsor principale di Vesino all'Inter. La quarta cartolina, la quarta tappa, lo vede qui con Antonio Conte. Un'immagine già diversa, a partire dal primo anno di Antonio Conte Vesino inizia a trovare sempre meno spazio, meno fondamentale, importante rispetto ad altri centrocampisti, come ad esempio Nicolò Barella, che aveva voluto fortemente Conte, ma anche Sensi nei primi 2-3 mesi di esperienza in nerazzurra. Era stato praticamente messo ai margini. Già Brozovic era diventato con Luciano Spalletti un perno fondamentale, per cui non c'era tanto spazio. E poi con l'infortunio di Sensi ha avuto un po' più spazio, però Conte non lo vedeva di buon occhio. È stata la stagione del calvario del Covid, stagione interrotta per 2-3 mesi. Al ritorno inizia un altro calvario, quello di Matias Vesino, che aveva accusato dei problemi al ginocchio, e poi nel luglio 2020 viene costretto ad un intervento al menisco, un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per una sofferenza meniscale che si portava da tempo, e da lì inizia un lungo calvario, perché tutti si sarebbero aspettati comunque tempi di recupero un po' più brevi. La prima convocazione di Vesino arriva addirittura nel febbraio 2021. È l'anno dello scudetto. Vesino però non può partecipare da protagonista perché rientra col contagocce, scarso minutaggio in questa seconda stagione, nuova stagione, la seconda con Antonio Conte in panchina, e dunque fa fatica. Addirittura solamente in Serie A nella stagione 2021 colleziona 8 presenze, in termini di minuti sono 279 minuti. Da quando è arrivata all'Inter è stata la stagione nella quale ha giocato meno, ovviamente complice l'infortunio che l'ha tenuto fuori fino a febbraio. Poi ha fatto fatica per rientrare, aveva giocato anche una partita ufficiale con la formazione primavera, nella quale aveva anche trovato un gol. Ha trovato poi un po' più di spazio, per questo il minutaggio è cresciuto a 279 nel finale di stagione, nelle ultime 4 partite, quando l'Inter aveva già praticamente acquisito aritmeticamente lo scudetto, e dunque per questo motivo è aumentato il minutaggio. Con Simone Inzaghi ci saremmo aspettati un, non dico nuovo protagonismo, ma sicuramente maggiore spazio per Vesino, perché Inzaghi lo aveva cercato, l'aveva sondato ai tempi della Lazio. In realtà anche in questo caso Matias Vesino fatica a trovare spazio. Per leggere un po' di numeri, quest'anno ha collezionato solamente in campionato 17 presenze, in termini di minuti 363, una rete all'attivo. Insomma, numeri che ci fanno capire quanto in realtà non fosse importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Tra l'altro non ha sofferto neanche grandi infortuni in questa stagione, semplicemente ecco, Inzaghi non lo vedeva tra i centrocampisti più importanti
importanti all'interno della sua rosa, dietro anche a Roberto Gagliardini in ordine di preferenze. Per riepilogare quelli che sono stati i numeri nella sua esperienza nerazzurra, dal 2017 al maggio 2022 in totale ha collezionato 126 presenze, 13 reti, 7 assist e un'espulsione. Facciamo riferimento anche a questa espulsione perché è l'unica espulsione che Mattias Vesino curiosamente ha rimediato in carriera, lui che ha vestito tante maglie. In Italia ha giocato con Cagliari, Empoli e Fiorentina. L'unica espulsione, anche rispetto alle esperienze precedenti a livello giovanili in Uruguay, l'ha rimediata con la maglia dell'Inter. Da oggi è ufficialmente svincolato, è un po' un rebus quello che sarà il suo futuro. In passato era stato accostato ad esempio alla Lazio. Spalletti è sempre un allenatore che lo stima, per cui il Napoli rimane un'opzione aperta. Nelle scorse ore si è parlato del Marsiglia, qualche settimana fa Botafogo. Insomma, ci sono veramente tante piste, tante strade aperte nel futuro di Mattias Vesino. Ovviamente le offerte ci sono e questa è una fortuna per il giocatore che in ogni caso, nonostante i problemi fisici, va detto, con la nazionale uruguayana negli ultimi mesi ha sempre giocato. Quindi chi prende Vesino prende un centrocampista d'esperienza, è un classe 91, il prossimo agosto compirà 31 anni, per cui insomma è un giocatore ancora integro dal punto di vista fisico e insomma noi non possiamo che augurare il meglio a Mattias Vesino. È tutto con il contenuto di oggi. Io vi consiglio, prima di chiudere, se non l'avete già visto o ascoltato, di recuperare il contenuto di ieri, 7 cose che devi assolutamente sapere su Christian Aslani, il nuovo centrocampista, il nuovo acquisto dell'Inter, quello che sarà il vice Brozovic. Per chi ci ascolta in podcast ve lo lascio in descrizione, per chi ci segue invece su YouTube lo lascio qui, mi raccomando, e poi ci vediamo alle 19:30 in diretta.